Ciao, bentornato o bentornato su questo canale. Se invece sei nuova o nuovo, ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, un interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa, cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. Il soggiorno piccolo è un altro di quegli ambienti sfidanti da arredare proprio a causa delle dimensioni ridotte. Oggi vorrei darti alcuni suggerimenti per rendere bello e funzionale anche il soggiorno più piccolo. Prima di cominciare, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa, ricordati di iscriverti al mio canale per avere altre informazioni su questo tema. Metti un bel like al video e partiamo! Come tutti gli ambienti piccoli, anche per il soggiorno ci sono accortezze e trucchi che possiamo utilizzare per farlo sembrare più grande e renderlo bello e funzionale. Vediamoli insieme. Mi sento un po' ripetitiva, ma il colore è un alleato preziosissimo per le nostre case se lo si usa correttamente. Negli ambienti piccoli è importante usare colori chiari per ingrandire visivamente gli spazi. I colori chiari riflettono maggiormente la luce dando alla stanza luminosità e aria. Come sempre, colori chiari non significa a tutti i costi bianco, ma tutti i colori purché desaturati. Se ami il colore puro, non devi rinunciarci solo perché hai un soggiorno piccolo, ti basterà usarlo in elementi medio-piccoli come una poltroncina o un puff e ovviamente negli elementi decorativi. Evita però contrasti troppo forti perché, come detto altre volte, l'uniformità fa sembrare una stanza più grande di quello che è. Quindi usa i tuoi colori preferiti per dare personalità, ma in maniera ponderata. Se prendi mobili grandi, la stanza apparirà più piccola e soffocante. È importante quindi prendere mobili proporzionati alla stanza. Potresti anche prenderli un pochino più piccoli per dare una maggiore sensazione di ampiezza. È importante che ci sia un po' di spazio fra i vari mobili, questo per permettere una fluidità vera, ma anche e soprattutto visiva attraverso la stanza. Cerca mobili funzionali, comodi, che abbiano linee e strutture semplici. Come hai visto in tutti i video che parlano di spazi piccoli, cerca elementi coi piedini, perché vedere dello spazio sotto inganna la mente, ingrandendo visivamente l'ambiente. Per quanto riguarda il divano, potresti anche pensare a divani modulari che puoi modificare a seconda delle tue necessità. Comunque è meglio avere un divano più piccolo e una poltroncina che un divano grande. Il numero di posti a sedere sarà lo stesso, ma visivamente sarà meno pesante e soprattutto più versatile. Per quanto riguarda il tavolino, il consiglio è di prendere un set di tavoline a incastro. Un tavolino piccolo potrebbe non essere funzionale, mentre uno grande potrebbe essere troppo ingombrante. Il set ti permette, un po' come il divano modulare, di aprirlo, sganciarli o chiuderli a seconda delle necessità. Semplifica il tuo stile. Quando si arreda uno spazio piccolo, la semplicità è un elemento cruciale. Stili come il nordico, il japandi e il minimal sarebbero l'ideale, ma come visto per la camera da letto, se non sono stili che ti rappresentano del tutto, usa quello che ti piace di più, ma semplificalo. Cerca elementi dalle linee pulite e semplici e caratterizzalo magari con elementi più peculiari. Pensa magari ad usare elementi trasparenti per alleggerire gli spazi.
questi elementi sono fantastici per spazi piccoli perché lasciano passare lo sguardo oltre e hanno un peso visivo veramente minimo. Non esagerare nell'utilizzo però di questi materiali perché potrebbero cambiare l'atmosfera rendendola più fredda. Se ami e usi tappeti, il consiglio è di prendere un tappeto che sia tono su tono o comunque con poco contrasto con il pavimento. Questo crea uno spazio uniforme, limitando anche la vista dei bordi che creano una barriera. È molto importante evitare il più possibile le barriere per non rimpicciolire visivamente gli spazi. Il tappeto potrebbe essere molto importante per definire gli spazi se hai più funzioni nella stessa stanza, ma mantenere un'uniformità di base come i colori ed evitare i contrasti in ambienti piccoli aiuterà a mantenere lo spazio arioso e armonioso. Fai attenzione anche alle dimensioni del tappeto, come abbiamo detto altre volte deve accogliere tutti gli elementi, almeno i piedi frontali. Questo sempre per evitare il più possibile la vista di bordi che creano barriere. Un piccolo trucco per ingrandire visivamente la stanza è di usare tende a tutta altezza e di un colore simile a quello dei muri. Una tenda appesa il più vicino possibile al soffitto enfatizzerà l'altezza facendo passare in secondo piano la dimensione. È anche importante che la tenda appoggi o almeno sfiori il pavimento, sempre per il discorso di non creare barriere. Usare poi un colore similare a quello dei muri serve ad evitare i contrasti forti e a mantenere un'uniformità di base che visivamente, lo abbiamo già detto, amplifica la stanza. Nel caso tu non amassi le tende a drappeggio, puoi optare per pannelli a vetro, magari a rullo o a pacchetto, mantenendo però colori sempre chiari e similari a quelli dei muri. Un sapiente uso di specchi aiuterà a duplicare la luce e lo spazio. Gli specchi inoltre possono essere molto decorativi, dando un tocco di eleganza ad ogni ambiente e si possono usare anche per creare un punto focale. Puoi anche pensare di specchiare un'intera parete per amplificare la sensazione di spazio. Mi raccomando di posizionare lo specchio in modo che rifletta una parte bella, magari un bell'esterno, ma soprattutto ordinata, se no raddoppierai il caos. La natura apporta texture, colore e movimento all'ambiente. Qualche vaso con una o due grandi foglie messo sul coffee table oppure un altro vaso con un ramo messo sulla credenza sono davvero un bel tocco. Ideale è anche avere un vaso con una bella pianta alta per enfatizzare le altezze, un po' come abbiamo visto con le tende. Se non hai spazio a terra, oltre alle varie superfici che hai, puoi pensare anche ad appendere qualche vaso di pianta. Questo ti aiuterà anche lì ad enfatizzare le altezze. Lo spazio è tridimensionale e in ambienti piccoli dobbiamo davvero avvalerci di tutto lo spazio possibile. Quindi pensa verticale, mettendo librerie a tutta altezza per sfruttare ogni centimetro. Appendi vasi di piante, come abbiamo visto prima, ma potresti pensare ad appendere una sedia. Pensare verticale ti permetterà di avere in casa tutto ciò che ti piace e desideri senza soffocare il pavimento e permettendo una migliore fruizione degli spazi. Avrai così una casa funzionale per il tuo modo di viverla, ma anche bella e soprattutto confortevole. È possibile che si debba per fare queste cose optare per mobili su misure, ma questo investimento ne vale davvero la pena.
In spazi piccoli non bisogna esagerare con pattern e fantasie, ma non è nemmeno necessario rinunciarci. Fantasie e pattern infatti danno carattere e ravvivano l'ambiente. L'ideale è usare in elementi medio-piccoli come una poltroncina o un puff e soprattutto nei cuscini decorativi. Non usare più di 3 fantasie e soprattutto bilanciale con tinte unite. È importante che le fantasie abbiano tutte un punto in comune. Parlo di come mixare le fantasie qui e trovi il link in descrizione. Quando lo spazio è piccolo non è una buona idea riempire la stanza di lampade da tavolo, da terra, eccetera. Per una buona illuminazione cerca di usare luci architettoniche come faretti incassati o velette con strisce a LED. Questo tipo di luci darà una buona illuminazione generale e sarà molto discreta. Puoi poi completare con alcune lampade decorative, se lo spazio e l'altezza lo permette, ovviamente lampadari, oppure lampade a muro. Così facendo non solo eviterai una sovrabbondanza di lampade, ma libererai spazio a terra e sulle superfici, mantenendo comunque un'ottima illuminazione. Se il tuo soggiorno ha un balcone, fosse anche piccolo, abbastanza decente, collega questi due ambienti come fosse uno solo. Usa quindi arredi che si richiamino con colori similari in modo da ampliare gli spazi. Un valido trucco poi, soprattutto la sera, per ampliare visivamente gli interni è di illuminare gli esterni. Quindi se hai un balcone adiacente, oltre che ad arredarlo in modo uniforme con l'interno, illuminano. Questa connessione interno ed esterno amplificherà visivamente gli spazi. Spero che questo video ti sia stato utile o ti sia piaciuto. Nel caso fammelo sapere con un bel like e nei commenti. Non esitare poi a condividerlo con qualcuno a cui pensi possa interessare l'argomento, ne sarò onorata e mi aiuterà a far crescere il canale. Se poi non lo hai ancora fatto, ricordati di iscriverti al mio canale e ricordati anche di attivare la campanella, così non ti perderai i prossimi video. A presto! Ciao!